È il giorno che anticipa Milan-Inter, una partita che potrebbe veramente decidere la stagione e un derby che farà registrare l'incasso più alto di sempre, da 8.700.000 euro. Una vigilia che si è aperta con le parole di Massimiliano Allegri questa mattina in conferenza stampa, alle quali poi sono seguite quelle di Mister Chivu, che ha fatto un importante punto, soprattutto sugli infortuni, con l'ufficialità del rientro di Bonni a disposizione, ma una notizia non positiva che riguarda Marcus Thuram. Dichiarazioni che vi riporto in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, con tutto quello che è stato detto in conferenza stampa, i passaggi fondamentali e soprattutto le ultimissime in vista di un derby che sentiamo forse ancora di più rispetto agli altri, proprio per il peso specifico che sta assumendo in questo specifico momento della stagione. Ma ben ritrovati innanzitutto a tutti voi qui su Passione Inter. Prima di partire con tutto quello che c'è da dire, vi ricordo di lasciare un mi piace a questo contenuto, l'iscrizione al canale, poi vi aspetto e vi aspettiamo nel club di Passione Inter con tanti nerazzurri da tutto il mondo. È un derby che farà appunto registrare numeri molto alti. Anche noi in quest'ultimo periodo stiamo insomma toccando dei numeri molto importanti sul nostro canale, questo ovviamente merito del vostro supporto, e per questo vi ringraziamo. Allora, parto subito con le ultimissime relative al discorso infortuni, perché come vi dicevo la conferenza si è aperta con una notizia non positiva su Marcus Thuram, perché il giocatore oggi non ha potuto prendere parte all'allenamento per febbre, e Chivu è sembrato ancora molto dubbioso su quelle che saranno poi le condizioni del giocatore. Infatti ha detto non è riuscito ad allenarsi, speriamo che domani possa essere al 100% per essere a disposizione del gruppo, considerando che comunque Bonni è rientrato, lo ha confermato anche Chivu, ha detto che sta bene in questo momento, in assenza anche di un Lautaro Martinez. Insomma, se Thuram non dovesse farcela, quello che ci viene spontaneo pensare è che Chivu sarà obbligato di nuovo eventualmente a ricorrere, no, magari a un cambio modulo, qualche strategia che abbiamo visto nelle ultime partite, nell'ultima soprattutto contro il Como, della quale tra l'altro si è parlato anzi in conferenza stampa, che tra poco vi riporterò, ecco, quello che è stato detto al riguardo. Però ecco, la speranza è che appunto Thuram possa guarire da questa febbre. Dall'altra parte consideriamo anche il rientro di Bonni, ma per partire dal primo minuto in una partita dispendiosa come quella contro il Milan bisogna capire effettivamente se appunto è già pronto per la titolarità. Si è parlato ovviamente anche di Çalhanoğlu, ballottaggio in realtà della formazione di domani, perché forse l'unico dubbio veramente da sciogliere è quello a centrocampo, con un ballottaggio tra appunto Zielinski e Çalhanoğlu. Zielinski che dovrebbe comunque partire da titolare, se non da play, come mezzala di sinistra, e un Çalhanoğlu che abbiamo visto insomma tornare dal primo minuto contro il Como, pian piano sta rientrando, l'abbiamo visto segnare sul rigore contro il Genoa. Chivu ha detto sta dando ovviamente segni di miglioramento dal punto di vista fisico, dal punto di vista del ritmo partita. Sicuramente la titolarità contro il Como, l'oretta contro il Como gli è servita per tornare, bisognerà vedere domani. Non si è sbilanciato più di tanto Chivu su questa questione relativa a Çalhanoğlu, quindi appunto attenderemo quella che sarà la decisione di domani. Io credo che il fatto che l'abbia fatto scendere in campo dal primo minuto contro il Como è stato proprio in vista del derby, con l'obiettivo di farlo partire dal primo minuto, vista l'importanza del giocatore. Dall'altra parte sono sempre dell'idea che non bisogna troppo forzare la mano, quindi so che la scelta di Chivu sarà una scelta sicuramente nel caso, ecco, precauzionale. Per il momento appunto Ciala dovrebbe esserci dal primo minuto con Zielinski e Barella a supporto, ma tra poco vedremo la formazione. Una parentesi anche su Lautaro Martinez, che sappiamo essere il grande assente di questo derby. Lautaro non ci sarà, ma in realtà c'è sempre. Chivu oggi l'ha specificato in conferenza stampa, è stato presente ed è presente in questi giorni, anche oggi ad Appiano Gentile, insomma, ha pranzato con i compagni per dargli il supporto morale che serve, ecco, in vista di una partita così importante. Chivu ha detto Lautaro sta cercando di recuperare il prima possibile e dare una mano, quindi sappiamo che il capitano spinge sempre per tornare sempre prima forse del previsto. Anche qui un po' di precauzione, ecco, serve. Sappiamo che dovrebbe rientrare più o meno per la partita contro la Fiorentina
22 marzo prima, della sosta, per le nazionali. Però ecco, vedremo come risponderà poi pian piano sul campo anche Lautaro Martinez. Quindi discorso forma questo è, con un Inter che soprattutto nel reparto offensivo in questo momento sta mostrando un po' di problematiche. L'idea di partenza comunque era quella di schierare ed è quella di schierare, Thuram al fianco di un Pio Esposito del quale si è parlato tanto anche in questa conferenza stampa, con una grande nota di merito da parte di Chivu, che ha sottolineato l'importanza di questo giocatore a livello di numeri ma anche a livello di approccio, no? Di professionalità, di dedizione al lavoro. Quindi è stata sottolineata, ecco, l'importanza di questo ragazzo che sta dimostrando tanto e che forse domani sarà un po' il giocatore su cui tutti noi riporremo le nostre speranze, no? Per spostare questa gara così importante. E a proposito di giocatori che, insomma, dai quali ci aspettiamo tanto, c'è stata una parentesi proprio sul discorso dei leader, dei giocatori che dovrebbero incidere, che molti si aspettano che possano tornare ad incidere. Sono stati citati nello specifico Barella e Thuram che appunto dovremmo vedere se sarà a disposizione domani, con Chivo che ha detto: noi abbiamo 25 giocatori a disposizione, quelli che hanno l'obbligo insomma di tirare fuori il meglio sono sicuro che lo faranno sia domani che nel futuro prossimo. Quindi non ha voluto, ecco, entrare troppo nella questione, però sappiamo tutti quanto le aspettative, ecco, soprattutto su determinati giocatori domani saranno molto alte. Ribadisco, tra questi giocatori c'è anche Thuram, bisognerà vedere se partirà dal primo minuto. Un Thuram che al derby diciamo ha avuto proprio la sua consacrazione, se vogliamo, e quindi se domani appunto dovesse farcela e dovesse guarire da questa febbre, anche da lui ci aspetteremo tantissimo, perché serve l'impatto, ecco, dei senatori e non solo dei senatori. Non vi ho accennato a Dumfries, ma voglio aprire una parentesi anche su di lui, perché gli è stato chiesto a Chivu appunto se Dumfries può farcela dal primo minuto. Lui ha detto sta meglio, ovviamente ha bisogno ancora di incrementare il minutaggio, si vede che è fermo da mesi, si vede che gli manca il ritmo, ma sta migliorando. Da quello che mi è sembrato di percepire dalle parole di Chivu, non credo che ci sia speranza di poterlo vedere titolare domani, però magari potrebbe essere uno di quei giocatori che può provare ad incidere a partita in corso, anche perché se Chivu dovesse partire con quella che è la formazione migliore, dati i giocatori che ha a disposizione, può servire, ecco, avere magari una pedina come Dumfries da fare entrare a partita in corso per spostare eventualmente un po' gli equilibri. Quindi credo che possa avere minutaggio, ma appunto dalle parole di Chivu mi è sembrato di percepire che non ci sono molti margini per farlo partire titolare, ma sappiamo che può stupirci il mister nerazzurro. Un passaggio importante secondo me da sottolineare di questa conferenza stampa è stato il discorso legato al fattore psicologico della squadra, che sappiamo arrivare insomma da 14 vittorie nelle ultime 15 giornate, un solo pareggio, quindi un momento strapositivo per questa Inter che da dopo il derby d'andata contro il Milan ha trovato questa striscia di risultati utili. Gli è stato chiesto a Chivu se la partita dello switch mentale è stata proprio quella contro il Milan, quindi il derby d'andata. In realtà Chivu ha risposto che secondo lui lo switch è stato fatto in precedenza, quindi contro il Napoli, dopo la sconfitta contro il Napoli, quindi non dopo il pareggio, ma dopo la sconfitta addirittura contro il Napoli, quando appunto l'Inter ha perso 3-1. Lui dice il derby è una conseguenza di un episodio che è andato a sfavore, ma la crescita c'era già da prima, quindi siamo arrivati a quel derby già in realtà con una crescita, ecco, a livello mentale, con un Inter che sa capire meglio i momenti, che sa gestire meglio i momenti. Anche in questa conferenza Chivu ha fatto, diciamo, ha posto l'accento su questo discorso del capire meglio i momenti anche in chiave tattica, perché gli è stato chiesto se l'Inter insomma si andrà ad adattare a quelle che sono, no, le caratteristiche del Milan, una domanda che ci siamo posti anche noi in questi giorni. Chivu ha ribadito che quest'Inter non vuole perdere la sua identità, che è difficile pensare ad un piano gara
standard, perché bisogna capire appunto come si mette la partita. Quindi è un Inter che potrebbe cambiare anche, diciamo così, forma e volto in base a quello che sarà il gioco del Milan, senza avere, ecco, un piano standard da seguire. Un po' quello che dicevamo anche questi giorni in live, con appunto è difficile pensare che l'Inter possa cambiare quello che è stata finora proprio per l'avversario. Secondo me sarà la solita Inter che appunto a partita in corso cercherà poi di adattarsi al gioco del Milan. Tra l'altro, altra parentesi, riguarda proprio il modulo, visto che stiamo parlando di tattica, gli è stato chiesto a Chivu se diciamo l'opzione, ecco, dei due trequartisti dietro la punta e anche l'ultima opzione che abbiamo visto in Coppa Italia contro il Como, quindi di un giocatore a supporto della prima punta, è stata soltanto ed è soltanto una situazione che vedremo in caso di emergenza, come potrebbe essere anche quella di Nuani in base a come sta Thuram. Chivu ha detto che in realtà quella dei trequartisti dietro l'unica punta è una soluzione che è stata vista più volte in questa stagione, è vero, a partita in corso abbiamo visto più volte adottare quel modulo lì, mentre l'ultimissima vista contro il Como, Chivu ha detto secondo me c'è da lavorare un po' di più per vedere, per continuare insomma ad adottare questo tipo di strategia. Quindi mi viene da pensare che è stato di più una conseguenza dell'assetto tattico e della partita che era stata studiata contro il Como, piuttosto che, e anche appunto una conseguenza dell'emergenza in attacco, piuttosto che appunto un qualcosa di standard che potremmo anche rivedere. Ribadisco che però mi tengo il dubbio per domani su un eventuale cambio in base a quello che succederà con Thuram, perché se Bonni non dovesse avere ancora appunto non dovesse ancora stare al 100% per partire titolare, l'unica alternativa è probabilmente quella che abbiamo visto proprio contro il Como, quindi con l'unica punta e un giocatore a supporto sulla tre quarti, ma lo vedremo, e la speranza ovviamente è di riavere a disposizione entrambe le punte per poter partire, ecco, con il solito 3-5-2. Ha parlato anche Massimiliano Allegri e voglio un attimo riportarvi le dichiarazioni del mister rossonero, anche e soprattutto per sottolineare una cosa. Nella conferenza stampa di Chivu nessun collega ha parlato del discorso scudetto, cioè lo scudetto ho notato che non è stato mai menzionato, una parola che non è stata menzionata da nessuno, quindi sono rimasta un po' colpita da questo, visto che sappiamo che l'Inter in caso di vittoria si andrà a portare a più 13 sul Milan e quindi diciamo così, a portarsi in una situazione molto molto vantaggiosa rispetto alla prima inseguitrice in classifica. Nessuno però ha accennato allo scudetto, invece se ne è parlato di più nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Queste sono state le parole del mister rossonero, quelle che secondo me possono interessarci un po' di più e che vi ho riportato. Lui dice: nel post gara vedremo se staremo ancora a meno 10 oppure a meno 7 o a meno 13. Sicuramente deve essere chiaro che 57 punti non sono sufficienti per tornare in Champions. Quando alleni al Milan non puoi non partire con l'ambizione di vincere il campionato, ma solo alla fine si vede chi è la squadra che vince. Scudetto riaperto, nel calcio non si sa mai cosa può succedere, quindi è un Massimiliano Allegri che in realtà parla della classifica, parla anche del discorso scudetto, come insomma a voler sottolineare che potrebbe essere tutto ancora aperto, le stesse parole che tra l'altro sono arrivate proprio dagli stessi giocatori del Milan. La cosa che mi fa sorridere è che lui dice: quando alleni al Milan non puoi non partire con l'ambizione di vincere lo scudetto, però allo stesso tempo le dichiarazioni dal giorno 1 in cui appunto Massimiliano Allegri è arrivato sulla panchina del Milan sono state sempre legate al quarto posto, quindi all'obiettivo Champions League. Anche nella conferenza stampa di oggi ha voluto ribadire che l'obiettivo è entrare nelle prime 4 per tornare in Champions League, quindi si parla di ambizione campionato, ambizione scudetto, ma poi nelle dichiarazioni di fatto si abbassa forse un po', no? Si abbassano le pressioni, si abbassano le aspettative per tutelarsi, ecco, con il discorso quarto posto. Sicuramente, come dicevo in questi giorni, è una pressione che si estende un po' ad entrambe le squadre, con il Milan che sicuramente è in una posizione, diciamo, nella quale se dovesse perdere poi andare a recuperare da un distacco di meno 13 sarebbe molto complicato, se vogliamo. Dall'altra parte è un Inter che comunque ha molto da perdere, perché allo stesso tempo questa potrebbe essere veramente l'occasione per, come ho detto più volte, dare questa zampata al campionato e
dare una risposta effettiva in uno scontro diretto, rifarsi un po' dello scontro diretto dell'andata e soprattutto vivere magari quest'ultima parte di stagione con una maggiore tranquillità, portando appunto l'avversario, il primo avversario dell'Inter, molto a distanza, a debita distanza. Questo è un po' tutto il riassunto di quello che è successo alla vigilia, ma ovviamente approfondiremo tutto anche nella live di oggi delle 19:30, quindi vi aspetto in live qui su Passione Inter dalle 19:30. Vi aspetto anche nei commenti per leggere un po' come state, ecco, in questo giorno di vigilia, un commento anche su quelle che sono state le parole di Chivu, se c'è stato qualche passaggio insomma che volete riportarmi, è qualcosa che vi ha così convinti di più. E niente, siamo in clima derby ragazzi, quindi oggi giornata veramente importante. Ci rivediamo alle 19:30 qui su Passione Inter. Intanto io vi lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.